Su YouTube Italia non ho visto nessuno fare video su come tracciare e riconoscere oggetti con YOLO. Voglio facciare questa cosa di YouTube Italia e oggi andremo immediatamente a vedere come appunto fare ciò. Andiamo immediatamente a recarci nell'Anaconda Prompt, che servirà appunto per creare un virtual env. Come si fa? Molto semplice: conda create -n e scriviamo il nome che vogliamo dare appunto al nostro virtual env, in questo caso YOLO prova. Ora configurerà il tutto, clicchiamo Y e per attivarlo facciamo conda attivate e YOLO-prova. Molto semplice. Ora dobbiamo localizzarci nella cartella che abbiamo bisogno, cd e il percorso della cartella. Per far funzionare il programma abbiamo bisogno di alcune librerie e perciò installiamo le librerie attraverso il seguente comando che vi lascio in descrizione. Io a quanto pare, come potete vedere, ce l'ho già installate infatti in precedenza, e dopo aver fatto il aggiornamento del pip andiamo a installare PyTorch. Per installare PyTorch sarà molto semplice, basterà recarsi sul sito e mettere tutte le impostazioni di cui abbiamo bisogno, in questo caso Windows, pip, Python e l'ultima versione di CUDA, che appunto è il software che ci servirà per analizzare tutto. Copiamo tutto, quindi il comando, e incolliamolo nel terminale. Eccolo qua. Io per esempio già ce l'ho installato, è un po' pesantino, ci mette un po' di tempo, però vi assicuro che ne vale assolutamente la pena. Spostiamoci nel nostro IDE per Python. In questo caso utilizzerò PyCharm, che per me è il migliore sia per le librerie, ma potete usare qualsiasi tipo di IDE che volete. E iniziamo a importare le librerie. Io importerò UltraLytics per far funzionare YOLO, CV2 e CVZone, che sono due librerie che servono per la visualizzazione artificiale, e poi MathTime, che sono due librerie che sono già preimpostate da Python, preinstallate, e quindi non avranno bisogno di ulteriori installazioni. Possiamo iniziare a scrivere il codice innanzitutto utilizzando la funzione video capture di CV2 per appunto acquisire il video dalla webcam. E poi dopodiché dobbiamo ritagliare il video appunto che stiamo acquisendo, e per fare ciò utilizziamo k.set e inseriamo tutti i parametri con cui noi vogliamo appunto ritagliare il video. In questo caso io ho utilizzato 1280 x 720. Poi dopodiché possiamo anche utilizzare la funzione video capture sempre di CV2 per inserire il percorso video e per analizzare per l'appunto un video. E ora andiamo appunto a importare il modello YOLO. In questo caso il modello YOLO da importare, cioè che io importerò, sarà YOLO 8x.pt, che lo installerà automaticamente, non vi preoccupate, che sarà appunto YOLO versione 8, X, L o N, che sono le varie versioni, più la X è la più pesante, ma dovete adattarla in base a voi. Dopo aver fatto ciò creiamo un ciclo while true che servirà per estrapolare alcune informazioni, ve lo lascio in descrizione, oppure li potrete trovare tutti i file in descrizione per l'appunto. E questo ciclo appunto ci servirà per estrapolare alcune informazioni, come per esempio le coordinate di rilevamento degli oggetti, che appunto serviranno innanzitutto a noi per capire che oggetto sta essendo rilevato, e soprattutto per creare un triangolo, cioè un rettangolo scusate, per appunto identificare l'oggetto che sta essendo rilevato, in modo da vederlo anche visivamente. Una volta fatto ciò estrapoliamo anche la confidenza, ovvero l'accuratezza di quanto il nostro programma è certo che quell'oggetto sia effettivamente un oggetto. Per fare ciò basterà una semplice stringa e la potremo chiamare accuratezza. Come ultimo, ma non meno importante, abbiamo l'identificazione della classe dell'oggetto, ovvero a che classe appartiene l'oggetto che stiamo effettivamente rilevando, e per fare ciò basterà una riga veramente semplice. Tutte queste informazioni ora le andiamo effettivamente ad utilizzare per disegnare il rettangolo e per avere qualche informazione in più. Infatti, avendo le seguenti informazioni, possiamo essere pronti per effettivamente disegnare i rettangoli intorno all'oggetto, e per farlo servirà una semplicissima stringa che appunto includerà tutti i parametri necessari per arricchire il rettangolo dell'oggetto di tutto ciò che vogliamo. Come potete vedere c'è un errore nel codice, in realtà non è un errore, che quella class name non è stata specificata. Per fare ciò potete trovare il link in descrizione, e come per tutto il resto, e dobbiamo incollare una serie di nomi delle classi che potete trovare là. Ora in questo caso in qualsiasi caso il pallino rosso si spengerà, e questo perché abbiamo corretto l'errore, abbiamo identificato qual è la class name. Ora basterà fare gli ultimi appunti, quindi con i seguenti codici, per effettivamente visualizzato quello che noi abbiamo costruito fino ad ora. Creiamo Python YOLO.py nella cartella e sempre nell'Anaconda Prompt dove abbiamo installato le librerie,
e ora dopo qualche secondo potremo vedere effettivamente che il nostro programma si caricherà correttamente, se non avremo fatto nessun errore, e quindi potremo vedere innanzitutto che si sta installando, ma l'identificazione degli oggetti, come potete vedere. Ora in questo caso lagga purtroppo per colpa della forte pesantezza del programma, infatti stiamo comunque analizzando e stiamo utilizzando molto la nostra scheda grafica, e perciò magari la registrazione più quell'altra rende un po' difficoltoso, ecco, il tutto. Spero che questo video vi sia profondamente stato utile, infatti penso che sia stata una cosa da fare, anche perché nessuno praticamente l'ha mai fatto, e se volete iscrivetevi al canale. Grazie mille, adios.